Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua piccola o media azienda o organizzazione nel fare decisioni statisticamente più fondate. Oggi ti mostro un altro caso di trading che ha qualche novità rispetto a quelli visti fino ad ora. Anche qui ti potresti domandare perché mi fai vedere questa cosa. Andando avanti col video capirai alcune cose che possono riguardare anche la tua azienda. Innanzitutto io ti faccio notare che abbiamo un dataset con 639 righe e 61 colonne. Questa persona che ha costruito questo dataset ha fatto i compiti, ha costruito un dataset corposo, soprattutto in ambito finanziario, dove non basta 5-6 colonne per prevedere un prezzo, in questo caso l'S&P 500 o il Dow. Andiamo a vedere più nello specifico le variabili. Abbiamo la disoccupazione negli Stati Uniti, il bond a 10 anni in termini di rendimento, quello a 2 anni, il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Americana, quindi la Fed. Poi abbiamo il prezzo del petrolio, qualcosa che ha a che fare con il credito, i profitti delle aziende dopo le imposte, una variabile che hai visto anche nel caso del video sull'inflazione, prezzo dell'energia espresso come indicatore. Insomma, vedi che abbiamo un sacco di variabili che vengono dal mondo della macroeconomia, e se forse tu sai qualcosa di trading, sai che esistono due grossi approcci molto diversi, ossia l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica. Qui abbiamo l'analisi fondamentale perché appunto abbiamo variabili che vengono dalla macroeconomia. Nell'analisi tecnica si studiano i grafici, cosa che qualcuno chiama astrologia per i ragazzini. Chiusa parentesi. Ti faccio notare però che nonostante abbiamo 61 colonne, abbiamo un sacco di buchi, spesso sia in termini di NA, proprio come buchi veri e propri. Questo perché alcuni indicatori li rilasciano a cadenza quadrimestrale o trimestrale. Qui abbiamo dati mensili e questo è già un problema. Perché? Perché a un certo punto bisognerà capire se si vuole buttare un sacco di tempo a colpire buchi ma avere variabili che poi diventano a seguito di un'analisi non significative, oppure lavorare con molte meno variabili, avere un modello più snello ma possibilmente avere un modello meno performante. La persona in questione diceva, dopo una mia domanda a riguardo, che questo dataset non ha come obiettivo quello di suggerire delle posizioni specifiche da aprire, ma quello di creare un modello che aiuta le sue decisioni. E anche qui si capisce che ho avuto a che fare con una persona che ha fatto i compiti. Anche perché con dati mensili non puoi fare scelte di breve periodo, al massimo di medio-lungo. Poi su questo ci tornerò perché avrà delle conseguenze. Di per sé questi dati sono molto buoni in termini di quantità, buonini in termini di utilizzabilità, ma non ottimi. Ti sto facendo vedere un altro caso, ancora più nello specifico, di quanto è difficile fare statistica seria nell'ambito del trading. Quindi ho portato i dati su JASP, nulla di nuovo, ho fatto qualche statistica descrittiva. Come vedi, le nostre due variabili obiettivo, ossia i prezzi per questi due indici, non risultano delle normali. Ecco qui, quindi qua sicuramente ci servirà a fare una trasformata per avere un modello più performante. Abbiamo già questo limite in partenza nel momento in cui vogliamo costruire un modello che prevede uno o due in funzione di un sottoinsieme di queste variabili. A seguire qualche grafico di correlazione per le variabili, ti faccio notare che emergono cose molto strane, ad esempio questo. A seguire ovviamente le correlazioni. Se prendiamo l'S&P 500, come significativo abbiamo i tassi di interesse della Fed, che vanno a supportare ciò che avevo detto in un altro ambito, ossia quello immobiliare. In altre parole, bassi tassi di interesse possono causare bolle sia nel mercato azionario che nel mercato immobiliare. A seguire come significativo abbiamo la disoccupazione e l'interesse sul bond a 10 anni per gli Stati Uniti.
Quest'ultima cosa, per chi sa qualcosa di finanza perché legge il Sole 24 Ore e così via, non è assolutamente nulla di nuovo. L'unico problema fra queste variabili è che abbiamo questa alta collinearità che appunto non ho indicato, ossia l'indicatore dei prezzi dei produttori, e anche il discorso bond è molto vicino ad una collinearità. Ovviamente non metterò mai dentro anche il prezzo del Dow, perché siamo veramente a una collinearità perfetta, ma anche questo non è nulla di nuovo per chi sa qualcosina di finanza. Andiamo alle correlazioni bayesiane. Qua ho tolto il Dow, ho messo solo l'S&P 500. Ho aggiunto questo indicatore che secondo me è un po' pericoloso inserire perché bisognerebbe vedere la formula con cui è costruito e viene fuori che è l'unico caso dove abbiamo solo una correlazione di tipo non lineare. Per quanto riguarda il resto andiamo a confermare essenzialmente tutto. Rimane il fatto che qui abbiamo una collinearità. Ho verificato con l'analisi sequenziale le correlazioni. A parte questo caso dove hai questo valore estremamente elevato, non emergono fonti di preoccupazione, se non appunto questa variabile costruita, come anticipavo, che ha questa cosa molto ciclica che secondo me ci porta a scartare questa variabile. Ti faccio notare una cosa, in altri video qua dicevo che la maggior parte della linea sta sopra, quindi a favore di H1, quindi che ci serve questa variabile, qua la indica come forte, ma se guardi questo grafico a torta ci suggerisce in realtà di scartarla questa variabile. Io tendo a pesare anche questo, quindi io direi che va scartata. Poi c'è anche da dire che qui stiamo facendo un'analisi sequenziale sulla correlazione lineare di Pearson, non di quella di Kendall-Tau. Probabilmente con quella di Kendall-Tau la cosa cambierebbe, ma non è un grosso problema. Regressione lineare costruita con disoccupazione, bond, tassi della Fed è quella variabile che ho deciso di lasciare, ma si potrebbe eliminare. Come vedi, spieghiamo il 60% della variabile S&P 500, inteso come prezzo, e abbiamo tutte variabili significative ed è un buon modello. Come primo modello è buono. Possiamo ripetere il modello togliendo quella variabile che ti dicevo, anche perché ha un effetto di tipo non lineare sulla variabile obiettivo. Passiamo da uno 0,6 circa a più o meno la stessa cosa, quindi non serve un test a nova per vedere che quella variabile non serviva. Abbiamo un problema però, che queste variabili si influenzano a vicenda. Questo succede molto spesso nell'ambito economico. Ecco perché a volte si passa ad una cosa più avanzata della statistica che unisce anche l'analisi matematica, che è i sistemi complessi. In Italia abbiamo un premio Nobel per la fisica che ha fatto studi a riguardo. Non è un caso perché è un campo molto denso di matematica avanzata. A seguire ho fatto un'analisi di rete costruita con il metodo delle correlazioni parziali, cosa che su Jasper possiamo vedere solo qui, non abbiamo una correlazione parziale col metodo classico bayesiano ad oggi, quindi possiamo dire che queste correlazioni sono meno distorte rispetto a quelle viste fino a poco fa. Commento: il prezzo dell'S&P 500 subisce un'influenza negativa dalla disoccupazione, subisce una influenza forte positiva per quanto riguarda l'indicatore del prezzo per i produttori, debole ma negativa per quanto riguarda il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Americana, e vedi che questo tasso di interesse influenza anche la disoccupazione secondo questo tipo di modello e anche il prezzo per i produttori. Ripeto, questo è un modo per esplorare le relazioni, esistono maniere più articolate e quindi più potenti ma anche più complesse da interpretare. Quindi nonostante abbiamo queste interazioni da cui si potrebbe costruire un modello migliore, abbiamo un modello di partenza che spiega il 60%. Quindi come primo spunto di miglioramento abbiamo un modello che sa costruire questo tipo di relazioni fra le variabili, ad esempio un modello ad equazioni strutturali, che sarebbe la prima volta che vedo applicata al training, ma questo è un altro discorso. Seconda fonte di miglioramento è trasformare questa variabile obiettivo. Terza fonte di miglioramento è magari togliere qualche valore anomalo che emerge da qualche tipo di controllo. Ad esempio qua dentro io direi che sono questi, ma bisogna valutare più attentamente. Terzo possibile miglioramento è verificare
la presenza di autocorrelazioni per quanto riguarda la variabile obiettivo, autocorrelazioni però parziali, tenendo in considerazione anche tutte le altre variabili. Quarto miglioramento è da valutare se le variabili esplicative vogliono qualche trasformata. Ad esempio, in un caso abbiamo visto una correlazione non lineare, ma se qualcuna la vuole non possiamo più utilizzare il modello ad equazioni strutturali, se ricordo bene, perché andiamo a invalidare una delle ipotesi sottostanti. Se ricordo bene, un'altra ipotesi ha anche a che fare con l'autocorrelazione. Ma nonostante tutti questi possibili accorgimenti, c'è un problema che nel momento in cui noi vogliamo avere un tipo di modello che ci aiuta a fare decisioni, noi non abbiamo la cosiddetta tempestività per quanto riguarda le variabili esplicative. Ad esempio, questa variabile, il prezzo, ce l'abbiamo subito. I dati macroeconomici per il mese X non vengono rilasciati nel mese X, ma magari nel mese X più 1, quindi un mese dopo, o magari 2 mesi dopo, o anche 3. Quindi c'è questo problema di fondo che ti assicuro che non è per nulla banale, in alcuni casi potrebbe compromettere interamente il lavoro, nel senso non ha senso fare un modello anche se spiega bene perché comunque io non posso agire tempestivamente, perché i dati non mi arrivano tempestivamente. Poi c'è anche un'altra considerazione da fare. La persona giustamente sapeva che qui abbiamo dati per mese e quindi non poteva fare trading di breve periodo, cioè ore, giorni o sotto la settimana, insomma. Per fare un trading di breve periodo profittevole servono ovviamente altri dati, di sicuro non di carattere macroeconomico, perché come ho detto poco fa, vengono rilasciati ad una cadenza tale che non permette di fare trading di breve periodo. Quindi non esiste in questo ambito un insieme di variabili che ti consente di fare sia trading di breve periodo che di medio e lungo periodo. E se ci pensi, succede un po' la stessa cosa nella fisica. Non esiste, da quanto ne so, e le mie conoscenze stanno ferme più o meno al 2011, una teoria unificata che unisce fisica quantistica e la relatività generale di Einstein. In questo caso, il primo elemento si riferisce al trading di breve periodo e l'altro a quello di medio-lungo. Probabilmente questa teoria del tutto soffre dello stesso vizio di tante discipline. Nell'ambito, ad esempio, nei modelli linguistici su cui ho fatto alcuni video, in particolare su Instagram, si cerca di creare una intelligenza generale che può svolgere tutti i compiti possibili. Si potrebbe dire che ChatGPT ha fatto vari passi in questa direzione, ma nel campo del trading la segretezza ha una funzione strategica, non è come nell'ambito linguistico dove il codice aperto catalizza il progresso. La trasparenza e quindi la riproducibilità non dà prestigio nel trading come nella fisica o nella elaborazione del linguaggio naturale. Tutto ciò per dire cosa? Che se tu vuoi studiare qualcosa riguardante la tua azienda, esempio tipico che faccio io è il fatturato, ci sono variabili che ti spiegano il fatturato nel breve termine ed altre variabili che ti spiegano il fatturato nel lungo termine. Non puoi avere entrambe le cose. Vorrei tanto cambiare idea in futuro, sempre se anche nella fisica si fa questo passo avanti e anche in altri campi. Ad esempio, nel breve termine le tue vendite possono dipendere da quanti venditori hai, da quante sponsorizzate fai sui social. Nel lungo periodo le vendite potrebbero dipendere da dei fenomeni più grossi di te. Quindi, indipendentemente se hai un dataset corposo, potresti non avere abbastanza informazioni per poter agire nel breve periodo. Ad esempio, supponi che per qualche strano motivo le tue vendite dipendono dall'inflazione. L'inflazione rientra nei casi dove non la so del mese X per il mese X, ma la so del mese X solo perché quel dato lo rilascio nel mese X più 1. Quindi tu hai questo buco informativo che in quelle 2-3 settimane non ti permettono di fare la scelta più opportuna. Ed è per quello che in alcuni casi molto studiati si preferisce avere dati meno informativi ma più tempestivi anziché dati più utili ma che hanno dei limiti temporali. Spero di averti fatto un po' riflettere sulla complessità modellistica
in particolare sull'approccio breve termine per un dato obiettivo e sull'approccio a medio e lungo termine sempre per quanto riguarda un certo obiettivo. Forse avrò mischiato troppe cose, in tal caso fammelo sapere così so come aggiustare il tiro nelle prossime occasioni. E se ti interessa una mia valutazione su quali variabili possono aiutarti a spiegare un fenomeno di tuo interesse collegato alla tua azienda o organizzazione, mi puoi contattare sempre sui principali social che anche sulla pagina contatti di www.staticalmo.com. Ciao e alla prossima, sempre se non ti ho fatto venire il mal di testa.